Oggi ragazzi vi porto un video che, come avrete intuito, è stato registrato d'estate, anzi vi dico che è stato registrato per l'esattezza il 1° luglio, quindi estate piena, e vi dico anche che erano le ore 19, quindi la luce non era ancora quella perfetta, ma stavamo aspettando la Golden Hour, e io di solito do sempre appuntamento un po' prima in modo da poter fare delle foto di riscaldamento, in modo che la modella è già decisamente più pronta a metterla a proprio agio, specialmente se non ci siamo visti mai prima, che è decisamente una cosa che vi consiglio di fare sempre. E colgo l'occasione proprio di portarvi questo backstage. Queste sono foto che non erano state programmate e vi porto proprio oggi il video. Vediamo adesso l'attrezzatura che sto utilizzando in questo backstage. Allora, per i nuovi arrivati voglio sottolineare una cosa decisamente importante. Per i nuovi arrivati intendo quelli che si stanno avvicinando alla fotografia di ritratto con l'utilizzo dei flash. Quello che stai vedendo ovviamente puoi replicarlo benissimo, ovviamente anche con un flash decisamente meno potente come la D200, che adesso vedremo. Vi dico anche due paroline. E si può fare anche con un normalissimo flash Cobra Speedlight. Ovviamente è decisamente più complicato e quasi sicuramente devi scattare alla massima potenza. Di solito io, quando utilizzavo lo Speedlight, ne utilizzavo proprio due, proprio perché non volevo scattare mai alla massima potenza, quindi utilizzavo due Speedlight a un mezzo, ok? La D300 è il flash che consiglio di più, quindi se vuoi fare un investimento, vedi che ti piace fotografare con i flash, questo è il flash che secondo me attualmente è quello che consiglio. Anche la D200 è un ottimo flash, risparmi qualcosina, però al giorno d'oggi forse punterei più sulla D300 per il motivo proprio che ho scelto io, cioè la portabilità e diciamo il vantaggio di questi modificatori con attacco Godos Mount, che mi danno una portabilità che ho la necessità di avere nei miei shooting. Abbiamo due softbox, ve ne avevo già parlato in un video precedente, il massimo da 85 cm, che per me è più che sufficiente. Se avessi la necessità di utilizzare dei softbox più grandi, utilizzo il bracket S2 e sono a posto. Stessa cosa, puoi prendere in considerazione anche la D200, come ti dicevo, un ottimo flash, molto portatile, però scelgo la D300 proprio per questo fattore che, come stai vedendo, dovrai quasi sempre utilizzare il bracket S2 e quindi a questo punto, come stai vedendo, l'ingombro è decisamente minore, quello della D300, e anche il peso. Questo è una cosa che ovviamente devi calcolare tu. Altra cosa che volevo utilizzare, che non ho utilizzato, il filtro ND. Adesso ho anche quelli, come vi ho fatto vedere in altri video, variabili, quindi sicuramente non mi succederà più che lasci a casa un filtro. Comunque alla fine si può scattare anche in alta velocità in iSync proprio con la D300 e non ho nessun tipo di problema.
questa non era la location ufficiale dove dovevo scattare, dopo ci saremmo spostati quando ovviamente la Golden Hour si avvicinava. Ok, nel frattempo siamo rimasti qua anche perché faceva decisamente molto caldo, 38 gradi, quindi era meglio rimanere all'ombra e siamo rimasti e abbiamo scattato lo stesso in questo boschetto. Ovviamente anche se la vegetazione era decisamente ampia, però i raggi del sole sai benissimo che entrano lo stesso, quindi devi stare molto attento a dove posizioni la modella, insomma, che non dia fastidio, devi stare attento al flare, e in queste situazioni ti consiglio di scattare molto di più, così farai decisamente molto più pratica, e utilizza proprio come ho fatto io in alcune foto il sole come backlight e rim light. Alcune secondo me sono uscite decisamente molto bene, altre un po' meno. Alcune foto le puoi vedere anche sul mio Instagram oppure 500 px. Spero che questo video ti sia piaciuto, fammelo magari sapere proprio qui sotto nei commenti, dimmi la tua opinione, non deve essere per forza positiva, nessuno è permaloso qui, quindi puoi commentare come più ti piace, ovviamente sempre in modo educato. Per quanto riguarda noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, non so ancora cosa vi porto, so che devo provare un nuovo obiettivo per la Canon EOS R, adesso vediamo. Qui fa decisamente molto freddo, quindi molto probabilmente scatterò all'interno, anche se preferisco, come sapete, scattare all'aperto. Almeno i video che vi porto preferisco portarvi video scattati in location decisamente più belle da vedere, però d'altronde dobbiamo anche sopravvivere all'inverno, quindi se proprio dobbiamo scattiamo in studio oppure a casa. Quindi ragazzi, grazie per l'ascolto, come al solito se volete aiutare il sottoscritto a continuare a produrre video decisamente molto impegnativi, perché fare questi video, credetemi, è tutt'altro che facile, perché oltre a fare le foto devo anche registrarmi, credetemi, è complicato. Quindi l'unica cosa che vi chiedo è un pollice in su, che credo, come dicono tutti, aiutare proprio l'algoritmo di YouTube. Vero o non vero, voi fatelo, sarebbe decisamente molto apprezzato. Alla prossima settimana ragazzi, ciao!